Lezione 1. Tecniche di esercizio. Hai provato a nuotare ultimamente? È un ottimo allenamento. Preferisco correre. È più efficiente per il cardio. Vero, ma il nuoto fa lavorare tutto il corpo. Suppongo, ma correre è più semplice e conveniente. Giusto punto. Che ne dici del canottaggio? E questo coinvolge anche i muscoli. Non ho accesso a una barca. Anche camminare velocemente potrebbe funzionare. Buona idea. Camminare a ritmo sostenuto è un esercizio facile e a basso impatto. Esattamente. La chiave è trovare un allenamento che ti piaccia e che puoi sostenere. Concordato. La varietà è importante per mantenere l'esercizio interessante. Lezione 2. Le monarchie, l'Inghilterra e le sue ex colonie. Hai seguito le notizie sulle monarchie di tutto il mondo? Sì, è piuttosto affascinante, soprattutto quando si tratta dell'Inghilterra e delle sue ex colonie. Assolutamente. L'impatto duraturo dell'impero britannico si fa ancora sentire in molti luoghi. Questo è vero. Che ne dici di discutere alcuni degli approfondimenti chiave su questo argomento? Certo, ne sarei felice. Ad esempio, il ruolo della monarchia nelle ex colonie. Interessante. Quali sono i tuoi pensieri sull'evoluzione di queste relazioni nel tempo? Beh, è stata una storia complessa e spesso tumultuosa, ma ci sono stati alcuni sviluppi positivi. Capisco. Puoi spiegarci come alcune di queste ex colonie hanno gestito i loro rapporti con la corona? Certamente. Molti hanno cercato di stabilire le proprie identità nazionali e i propri sistemi politici. Questo ha senso. È stato un affascinante viaggio di decolonizzazione e costruzione della nazione. Esattamente. C'è così tanto da svelare quando si tratta dell'eredità dell'impero britannico. Lezione 3. Aspirazioni imprenditoriali. Aprire un caffè. Hai mai pensato di avviare un'attività in proprio? In effetti, l'ho fatto. Sto giocando con l'idea di aprire una caffetteria. È una prospettiva entusiasmante. Cosa ti ha spinto a considerare il business delle caffetterie? Beh, ho sempre avuto una passione per la buona cucina e per creare un'atmosfera accogliente. Sembra un'ottima base. Che tipo di caffetteria stai immaginando? Sto pensando a un'accogliente caffetteria in stile quartiere con particolare attenzione agli ingredienti locali e di alta qualità. Sembra delizioso. Hai iniziato a pianificare la logistica e le finanze? Sì, sto facendo le mie ricerche e preparando un piano aziendale. C'è molto da considerare. Posso immaginarlo. Ma è fantastico che tu ti stia dedicando del tempo per pianificarlo a fondo. Assolutamente. Voglio assicurarmi di avere una solida base prima di fare il salto. Questo è un approccio saggio. Sono sicuro che il tuo caffè sarà una meravigliosa aggiunta alla comunità. Lezione 4. Fare scorta di beni di prima necessità per la casa.
Sì, abbiamo quasi finito il detersivo per i piatti. Dovremmo aggiungerlo alla lista della spesa. Ottima idea, facciamo un elenco completo e andiamo presto al negozio. Concordato. Avremo bisogno anche di prendere qualche altro elemento essenziale per la casa. Sicuramente. I tovaglioli di carta si stanno esaurendo e penso che abbiamo finito la carta igienica. Ottima cattura. E probabilmente dovremmo prendere del detersivo per il bucato già che ci siamo. Punto eccellente. C'è altro che stiamo esaurendo? Credo che stiamo esaurendo il sapone per le mani in bagno. Dovremmo rifornirlo. Bene, ottima scelta. Bene, compiliamo l'elenco completo e assicuriamoci di non dimenticare nulla. Sembra un piano. In questo modo, possiamo ottenere tutto ciò di cui abbiamo bisogno in un solo viaggio. Lezione 5. Apprezzare la bellezza dei fiori primaverili. I fiori stanno iniziando a sbocciare ed è una vista così bella. Sono d'accordo. È una delle parti migliori della primavera. I miei preferiti sono i tulipani. Ah sì, i tulipani sono semplicemente stupendi. I colori vivaci sono così accattivanti. Assolutamente. C'è qualcosa di così rinfrescante nel vedere quelle prime fioriture. Sicuramente. Quali altri fiori primaverili ti piacciono particolarmente? Adoro anche i delicati fiori di ciliegio e gli allegri narcisi. Scelte eccellenti. La varietà di fiori primaverili è davvero una festa per i sensi. Infatti, è un periodo dell'anno così rigenerante, non credi? Completamente. L'arrivo dei fiori primaverili mi solleva sempre il morale. Lezione 6. Approfondimenti sull'influencer marketing. Ciao Anna, l'influencer marketing è piuttosto intrigante, non credi? Ciao John, assolutamente. È diventato un vero punto di svolta nel mondo del marketing. Infatti. Le nuove intuizioni e le competenze degli influencer possono davvero stimolare il coinvolgimento. Esattamente. Che ne dici di esplorare alcune delle ultime tendenze dell'influencer marketing? Questa è un'ottima idea. Ho sentito che i micro-influencer stanno guadagnando più popolarità in questi giorni. Affascinante. Quali sono i tuoi pensieri sull'efficacia delle campagne di influencer? Beh, sembrano offrire un vero valore se fatti bene. L'autenticità è fondamentale. Sono d'accordo. I brand devono trovare la giusta combinazione tra i loro prodotti e gli influencer. Assolutamente. Si tratta solo di sfruttare la credibilità e il seguito dell'influencer. Precisamente. L'influencer marketing è sicuramente un'area che vale la pena esplorare ulteriormente. Non potrei essere più d'accordo. C'è così tanto potenziale da scoprire. Lezione 7. Una nuova opportunità. Ho sentito che hai una nuova opportunità di lavoro. È incredibile. Cosa ti porta qui? Sì, ne sono davvero entusiasta. È una grande occasione per affrontare una nuova sfida.
Meraviglioso. Che tipo di lavoro svolgerai in questo nuovo ruolo? È una posizione di marketing presso un'azienda tecnologica in crescita. Sarò responsabile dello sviluppo della loro strategia sui social media. Wow, sembra proprio quello che fa per te. La tua esperienza sarà perfetta. Lo penso anch'io. Non vedo l'ora di mettere alla prova le mie capacità in un nuovo ambiente. Sono sicuro che prospererai in quel tipo di ruolo. È una grande opportunità per mostrare il tuo talento. Assolutamente. Non vedo l'ora di iniziare e contribuire al successo dell'azienda. È fantastico. Quando inizierai ufficialmente la tua nuova posizione? Comincio la settimana prossima. Non vedo l'ora di tuffarmi e iniziare a giocare. Beh, congratulazioni per il nuovo lavoro. So che farai un ottimo lavoro. Grazie. Apprezzo molto il tuo supporto. Significa molto avere amici che mi incoraggiano. Certo, è a questo che servono gli amici. Sono felice di sapere di più sulla tua nuova impresa. Mi assicurerò di tenervi informati su come va il tutto. È un nuovo capitolo e sono pronto per la sfida. Non ho dubbi che lo distruggerai. Buona fortuna con il nuovo ruolo. Lezione 8. Progressi costanti. Ho sentito che sei andato in palestra ultimamente. Per te è impegnativo ma gratificante, vero? Sì, è stato un bel viaggio, ma sto vedendo lentamente i risultati. È bello sentirlo. Che tipo di progressi stai facendo con i tuoi allenamenti? Beh, ho gradualmente aumentato il peso e ho notato miglioramenti nella mia forza. Meraviglioso. Lo sforzo e la pazienza costanti sono fondamentali quando si tratta di obiettivi di fitness. Assolutamente. Non è sempre facile, ma la sensazione di realizzazione ne vale la pena. Posso immaginarlo. Sviluppare quella resistenza e quella massa muscolare richiede tempo e dedizione. Infatti, per me, si trattava di spingermi un po' più in là ogni volta. È un approccio fantastico. Progressi lenti e costanti possono portare a risultati impressionanti. Esattamente. Non ho fretta, ma sto sicuramente vedendo i benefici del mio duro lavoro. Sono sicuro che ti senti più forte e più sicuro di te ogni settimana che passa. Sicuramente. È stata un'esperienza davvero incoraggiante, sia fisicamente che mentalmente. Sono felice di sentirlo. La forma fisica è molto più del semplice aspetto fisico. Assolutamente. È stato un viaggio olistico di miglioramento personale e crescita personale. Meraviglioso. Continuate così e sono sicuro che continuerete a superare i vostri obiettivi. Lezione 9. Il versatile Oreo. Hai notato come gli Oreo siano diventati una delizia versatile, sia in America che in tutto il mondo? Sì, è piuttosto interessante come questo cookie classico si sia evoluto e abbia trovato nuovi usi. Assolutamente. Gli Oreo non sono più solo uno snack, sono diventati un ingrediente di ogni tipo di ricetta.
Questo è vero, ho visto gli Oreo usati in tutto, dai frappè alle torte, ai gelati e persino alle croste per torte. Esattamente. È incredibile come questo semplice biscotto sia diventato un alimento base in così tanti dessert diversi. Questo dimostra solo il potere della versatilità. Gli Oreo sono riusciti a trascendere la loro forma originale. Sicuramente. Sono diventati una vera icona, non solo una delizia a sé stante. Sono d'accordo. Gli Oreo sono diventati una parte amata della cultura alimentare americana e globale. Assolutamente. È affascinante vedere come un semplice biscotto possa evolversi e trovare nuove applicazioni. È una testimonianza della creatività sia dei cuochi casalinghi che degli chef professionisti. Sicuramente. Gli Oreo sono diventati una tela bianca per l'innovazione culinaria. Infatti, le possibilità offerte dagli Oreo sembrano infinite, e questo fa parte del loro fascino duraturo. Assolutamente. Gli Oreo sono diventati davvero un ingrediente versatile e iconico nel mondo del cibo. È incredibile come un semplice biscotto possa catturare l'immaginazione di così tante persone in tutto il mondo. Esattamente. Gli Oreo hanno superato le loro origini per diventare un fenomeno culturale. Lezione 10. Progetti adatti ai principianti. Da principiante, che tipo di progetto consiglieresti a qualcuno come me? Questa è un'ottima domanda. Per un principiante, suggerirei di iniziare con qualcosa di relativamente semplice ma comunque coinvolgente. Ok, questo ha senso. Che tipo di progetto avevi in mente? Un'idea che mi viene in mente è un progetto di base per lo sviluppo di un sito web o di un'app mobile. Interessante. Volevo saperne di più sullo sviluppo web. Cosa comporterebbe? Per un principiante, potresti iniziare con la creazione di un semplice sito web personale o di un sito di e-commerce di base. Sembra accessibile. Di che tipo di competenze avrei bisogno per iniziare con qualcosa del genere? Bene, gli elementi essenziali sarebbero HTML, CSS e un po' di JavaScript. Questi sono gli elementi costitutivi fondamentali dello sviluppo web. Ah, capisco. Sembra gestibile per un principiante. Ci sono altre idee di progetto che consiglieresti? Un'altra opzione potrebbe essere un piccolo progetto di sviluppo di app mobili utilizzando un framework come React Native o Flutter. Oh, questo è interessante. Ho sentito parlare molto di questi framework. Che tipo di app potrei creare come principiante? Qualcosa di semplice come una lista di cose da fare o un'app meteo sarebbe un ottimo punto di partenza. Ti aiuteranno a imparare i fondamenti. Sembra un buon equilibrio tra sfida e realizzabilità. Ti ringrazio per avermi dato questi suggerimenti. Assolutamente. Iniziare con progetti gestibili ma comunque coinvolgenti è la chiave per i principianti. Fatemi sapere se avete bisogno di altri consigli. Lo farò, grazie mille. Sono entusiasta di immergermi in uno di questi progetti e iniziare a sviluppare le mie competenze. Fantastico. Sono sicuro che andrai alla grande. Ricordati solo di divertirti con il processo e non aver paura di sperimentare. Lo farà.
Grazie ancora per gli utili consigli. Sono pronto per iniziare. Lezione 11. Ammirando la panetteria nelle vicinanze. L'aroma della pasticceria è semplicemente divino. Sono d'accordo. Il profumo fa venire l'acquolina in bocca. Facciamo un salto e ci concediamo una pasticceria? Sembra un'idea meravigliosa. Ho voglia di qualcosa di dolce. Eccellente, vediamo quali deliziose opzioni hanno. Sono sicuro che troveremo qualcosa di irresistibile. Hai ragione, andiamo ad ammirare le loro opere. Adoro il profumo dei prodotti appena sfornati. Come me, è davvero una delizia per i sensi. Lezione 12. Luci scintillanti sulla casa. Le luci della tua casa sono assolutamente sbalorditive. Grazie. Sono così contenta di come sono andate. L'effetto scintillante è affascinante. Abbiamo dedicato molto impegno al display. Certamente si vede che la casa sembra magica. Sono lieto che apprezzi il duro lavoro. È una vera delizia da vedere all'esterno. Volevamo portare un po' di allegria in più quest'anno. Beh, ci sei sicuramente riuscito. Lezione 13. Esplorazione delle rovine antiche. Ho sentito che hai avuto un viaggio ricco di eventi di recente. Sì, ho avuto l'opportunità di esplorare alcune antiche rovine. Sembra affascinante, cosa hai scoperto? Mi sono imbattuto in alcuni manufatti e strutture davvero notevoli. Posso solo immaginare il significato storico. Era un vero tesoro di informazioni. Mi piacerebbe sapere di più sulle tue scoperte. Le rovine hanno rivelato affascinanti spunti sul passato. Deve essere stata un'esperienza incredibile. Lezione 14. Raccomandazioni per il fine settimana. Posso fare altro per aiutarti oggi? In realtà, hai qualche consiglio per il fine settimana? Fammi pensare. A che tipo di attività sei interessato? Sono aperto a suggerimenti, magari qualcosa di avventuroso o culturale. Beh, c'è un'interessante mostra d'arte che inaugura al museo. Sembra un modo delizioso di trascorrere il pomeriggio. In alternativa, c'è un sentiero escursionistico con viste mozzafiato. L'aria aperta sembra allettante, dovrò considerarlo. Qualunque cosa tu scelga, sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Lezione 15. Risarcimento degli infortuni di Pinto. Ho seguito le notizie sull'incidente di Pinto. Sì, è una situazione davvero straziante per le famiglie colpite. Gli sforzi fatti dall'azienda per evitare la responsabilità sono spaventosi. In effetti, la mancanza di trasparenza e il disprezzo per la vita umana sono davvero preoccupanti. Spero che la sentenza del tribunale fornisca una qualche forma di giustizia e di chiusura per le vittime.
Assolutamente. Queste famiglie meritano un equo risarcimento e il riconoscimento della loro perdita. È un forte richiamo all'importanza della responsabilità e dell'etica aziendale. Hai ragione. Questo caso evidenzia la necessità di normative e supervisione più rigorose. Si spera che serva da catalizzatore per un cambiamento significativo nel settore. Lezione 16. La lingua perduta degli Inuit. Gli Inuit parlavano una lingua chiamata Inuktitut prima dei tempi moderni. Questo non lo sapevo. Cos'è successo alla lingua Inuktitut? Gli Inuit hanno dovuto adattarsi per sopravvivere al rigido clima artico, quindi la loro lingua si è evoluta nel tempo. Questo è affascinante. Sai com'era la lingua Inuktitut? Da quello che ho letto, era un linguaggio complesso con un vocabolario unico per descrivere il mondo naturale. È un peccato che la lingua sia andata perduta. Pensa che potremmo mai rianimarlo? Non ne sono sicuro, ma sarebbe un progetto interessante cercare di preservare quel patrimonio culturale. Sono d'accordo. È importante documentare le lingue a rischio prima che scompaiano completamente. Assolutamente. Forse potremmo esaminare le organizzazioni che lavorano sulla rivitalizzazione linguistica. Lezione 17. Aspettando buone notizie. Non preoccuparti, sono sicuro che le buone notizie arriveranno presto. Lo spero. Non vedo l'ora di uscire da questa situazione. Capisco. È stato un periodo difficile, ma resta positivo. Ci sto provando, ma è difficile quando c'è tanta incertezza. Lo so, ma cerca di concentrarti su ciò che puoi controllare. Hai ragione, dovrai solo essere paziente e fidarmi del processo. Esattamente. Sono sicuro che alla fine le cose si sistemeranno. Apprezzo che tu stia cercando di mantenermi ottimista. È a questo che servono gli amici. Lo supereremo insieme. Lezione 18. L'acquisto perfetto. Sì, stavo cercando quello perfetto, ma è difficile da trovare. Posso immaginarlo. Hai avuto fortuna nella tua ricerca? Non ancora, ma sono determinato a trovare quello giusto. Sono sicuro che alla fine lo troverai. Cosa stai cercando esattamente? Deve avere determinate funzionalità e rientrare nel mio budget. Comprensibile. È importante trovare il giusto equilibrio. Esattamente. Non voglio accontentarmi, ma non voglio nemmeno spendere una fortuna. Ti sento. La ricerca dell'acquisto perfetto può essere piuttosto impegnativa. Me ne parli. Ma non ho ancora intenzione di arrendermi. Lezione 19. Programmi di viaggio entusiasmanti. Salve, avete iniziato a pianificare il nostro viaggio? Sì, stavo cercando di prenotare voli e alloggi. Eccellente. Dove stiamo pensando di andare? Stavo valutando diverse opzioni, ma penso che dovremmo scegliere la destinazione balneare.
Sembra perfetto. Ho voglia di sole e relax. Anch'io. Penso che sarà la vacanza ideale. Ottimo. Quando pensi che dovremmo andare? Stavo pensando che potremmo andare tra un paio di mesi, se funziona per te. Assolutamente. Non vedo l'ora di iniziare a fare le valigie e andarmene. Lezione 20. Godersi il momento. Una giornata così bella, non credi? Assolutamente. Il sole splende e il clima è perfetto. È il tipo di giornata che ti solleva l'umore. Esattamente. È importante prendersi un momento e apprezzare le piccole cose. Non potrei essere più d'accordo. Dovremmo provare a farlo più spesso. Sicuramente. La vita può essere così frenetica, ma giorni come questi ci ricordano di rallentare. Esattamente. Sfruttiamo al massimo questo bellissimo pomeriggio. Concordato. Cercherò di essere più presente e consapevole. Sembra un ottimo piano. Andiamo a fare una passeggiata e immergerci tutto? Assolutamente. Fate strada. Ok. Andiamo. Lezione 21. Bacino idrico cattivo. Il fondo del Death Valley National Park in California è il punto più basso degli Stati Uniti occidentali. Davvero? Questo non lo sapevo. Qual è l'altitudine lì? È a 282 piedi sotto il livello del mare. Wow, è incredibile. Non riesco a immaginare di essere così al di sotto dell'oceano. Nemmeno io. Deve sembrare molto isolato e remoto laggiù. Scommetto che il paesaggio è affascinante. Sei già stato nella Death Valley? No, non ne ho ancora avuto l'occasione. Mi piacerebbe visitare ed esplorare questo terreno unico. Beh, se ci vai, assicurati di portare molta acqua. È uno dei luoghi più caldi e aridi del mondo. Un buon consiglio me lo ricorderò. La Death Valley sembra un'incredibile meraviglia naturale. Assolutamente. È nella mia lista di posti da vedere un giorno. Il contrasto tra la bassa quota e le aspre montagne deve essere mozzafiato. Sono d'accordo. Ha sicuramente stuzzicato la mia curiosità. Dovrò programmare presto un viaggio lì. Lezione 22. Bagagli smarriti. Avevano idea di dove potesse essere il tuo bagaglio? No, la compagnia aerea ha detto che era fuori luogo. Stanno cercando di localizzarlo, ma non sono molto fiducioso. È così frustrante. Perdere il bagaglio durante un viaggio è la cosa peggiore. Me ne parli. Ho solo i vestiti che indosso e avrò bisogno di comprare alcuni oggetti essenziali. Beh, almeno puoi usarla come scusa per fare acquisti mentre sei qui. Suppongo che sia un modo di vederla. Ma preferirei avere il mio bagaglio originale. Posso immaginarlo. Speriamo che la compagnia aerea lo trovi presto e te lo dia.
Lo spero anch'io. Nel frattempo, credo che dovrò accontentarmi di un guardaroba essenziale. Beh, stai comunque benissimo, anche senza il tuo solito abbigliamento. Grazie, è molto gentile da parte tua dirlo. Sto cercando di rimanere ottimista sulla situazione. Buona attitudine. Sono sicuro che alla fine si risolverà tutto. Lezione 23. Ricette deliziose. Questa ricetta è deliziosa. I condimenti aggiungono davvero un buon sapore. Sono d'accordo. Le spezie completano perfettamente il piatto. Hai la ricetta per questo piatto? Mi piacerebbe provare a prepararlo a casa. Purtroppo non ho la ricetta completa, ma posso dirvi gli ingredienti principali. Sarebbe fantastico. Sono sempre alla ricerca di nuove e gustose ricette da provare. Ok, vediamo. A cipolle, aglio, pomodori e una miscela di erbe e spezie. Sembra un buon punto di partenza. Dovrò sperimentare con le proporzioni. Sicuramente. Adattare il condimento ai propri gusti fa parte del divertimento della cucina. Non vedo l'ora di provarlo. La cucina è uno dei miei hobby preferiti. Anch'io. È così soddisfacente creare qualcosa di delizioso partendo da zero. Assolutamente. Il cibo unisce le persone in un modo meraviglioso. Lezione 24. Preferenze per il pane. Preferisci il pane integrale o quello normale? Di solito scelgo il grano integrale, ma posso anche godermi un buon pane bianco. Sono allo stesso modo. Il grano integrale contiene più fibre e sostanze nutritive, ma il pane bianco può essere così morbido e soffice. Esattamente. Dipende davvero dal piatto e dal mio umore. A volte bramo la bontà del grano integrale, altre volte la leggerezza del pane bianco. Trovo che il grano integrale funzioni meglio per i panini, mentre il pane bianco è perfetto per cose come toast o panini. Questo è un buon punto. La consistenza e la densità del pane possono davvero influire sull'intero piatto. Sicuramente. E ovviamente, è tutta una questione di preferenze personali. Assolutamente. Non c'è niente di giusto o sbagliato quando si tratta di scegliere il pane. Concordato. L'importante è godersi ciò che si mangia. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. Sono felice di esplorare una varietà di tipi di pane. Anch'io. Aggiunge un ulteriore livello di divertimento all'esperienza culinaria. Lezione 25. Attrazioni di San Francisco. È fantastico che tu stia programmando un viaggio a San Francisco. Assicuratevi di visitare il Golden Gate Bridge. Oh, assolutamente. Il Golden Gate Bridge è in cima alla mia lista. Non vedo l'ora di vederlo di persona. E già che ci sei, assicurati di provare alcuni dei fantastici frutti di mare che hanno. Sicuramente. Ho sentito che il pesce a San Francisco è fenomenale. Lo è davvero. Il pesce fresco e i crostacei sono semplicemente incredibili.
Mi viene fame solo a pensarci. Mi assicurerò di assaporare la cucina locale. Non te ne pentirai. San Francisco è una città così vivace e bella. L'ho sentito anche io. Non vedo l'ora di esplorare tutto ciò che ha da offrire. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Fatemi sapere se avete bisogno di altri consigli. Grazie, lo apprezzo. Mi assicurerò di contattarti se ho altre domande. Suona bene. Ti auguro un fantastico viaggio a San Francisco. Lezione 26. Massimizzare lo spazio di un piccolo bagno. Anna, ho un'idea per rendere il nostro piccolo bagno più spazioso. Oh, davvero? Ho tutte le orecchie. Potremmo installare alcuni scaffali e armadietti per riporre le cose, liberando spazio sul bancone. È un'ottima idea. Ridurre al minimo il disordine è fondamentale in un bagno piccolo. Esattamente. E potremmo anche utilizzare alcune soluzioni di archiviazione creative, come cestini appesi o un armadietto dei medicinali a parete. Oh, mi piace l'idea di un mobile a parete. Risparmierebbe molto spazio sul pavimento. Assolutamente. E potremmo anche aggiungere qualche tocco decorativo, come alcune piante o opere d'arte, per renderlo più invitante. Meraviglioso! Sono davvero entusiasta di provare queste idee e vedere quanto può sembrare più spazioso il nostro bagno. Anch'io. Penso che farà una grande differenza e sfrutterà al massimo il nostro spazio limitato. Lezione 27. Scegliere la location perfetta. Ehi, hai pensato a dove vuoi vivere? L'ho fatto. In realtà, spero davvero di trovare un posto vicino ai trasporti pubblici. Questa è un'ottima considerazione. Un facile accesso al trasporto pubblico è così importante. Sicuramente. Non voglio dover contare sempre su un'auto. Sono d'accordo. E il quartiere? Hai pensato al tipo di zona in cui vorresti vivere? Spero in qualcosa con un bel mix di aree residenziali e commerciali, sai, con negozi e ristoranti nelle vicinanze. Sembra l'ideale. Un quartiere percorribile a piedi sarebbe perfetto. Esattamente. E mi piacerebbe anche stare vicino a un parco o a uno spazio verde, per passare un po' di tempo all'aperto. Sono tutti criteri fantastici. Sono sicuro che riuscirai a trovare il posto perfetto. Lo spero. Ci vorrà qualche ricerca, ma sono entusiasta di trovare il posto giusto. Sono sicuro che otterrai qualcosa di eccezionale. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto lungo la strada. Lezione 28. Piani per il fine settimana. Ehi, quali sono i tuoi piani per il weekend? Mm, non ne sono ancora del tutto sicuro. Stavo pensando di recuperare un po' di tempo leggendo e magari di fare un po' di pulizie in casa. Ah, la classica lista di cose da fare per il fine settimana. Posso capirlo. Che mi dici di te? Hai in programma qualcosa di divertente o eccitante?
Beh, stavo pensando di andare a quella nuova mostra d'arte in centro. Ne hai sentito parlare? No, non l'ho fatto. Di cosa si tratta? Presenta alcune opere d'arte moderna davvero uniche e stimolanti. Ho pensato che potesse essere interessante dare un'occhiata. Sembra intrigante. Sarei felice di unirti a te se desideri la compagnia. Davvero? Sarebbe fantastico. Penso che potrebbe essere un modo divertente per passare il pomeriggio. Assolutamente. Sono sempre pronto a scoprire nuove arti e culture in giro per la città. Meraviglioso. Allora mi assicurerò di procurarci i biglietti in anticipo. Lezione 29. Acconciature versatili. Ehi, volevo chiederti. Cosa ne pensi di Bob's? Bob, vuoi dire l'acconciatura? Penso che possano essere piuttosto versatili, in realtà. Davvero? Ho sempre pensato che fossero adatti solo per determinati tipi di capelli. Niente affatto. Che tu abbia i capelli lisci, mossi o ricci, un bob può funzionare. Interessante. Non me ne ero accorto. Cosa li rende così versatili? Bene, la lunghezza e la forma possono essere regolate per adattare diverse forme del viso e trame dei capelli. Questo ha senso. Quindi non è un tipo di stile adatto a tutti? Esattamente. Un parrucchiere esperto può personalizzare un caschetto per completare le tue caratteristiche uniche. Questo è buono a sapersi. Stavo pensando di cambiare, ma non ero sicuro che un caschetto fosse adatto a me. Penso che dovresti assolutamente provarlo. Scommetto che ti starebbe benissimo. Forse lo farò. Grazie per l'intuizione. È davvero utile. Lezione 30. La grandiosità del Grand Canyon. Anna, sei mai stata nel Grand Canyon? No, non l'ho fatto, ma ho sentito che è assolutamente mozzafiato. Lo è davvero. Le sue dimensioni e la sua bellezza sono semplicemente sbalorditive. Posso solo immaginarlo. Ho visto delle foto, ma sono sicuro che non rendono giustizia. Assolutamente no, stare ai margini e ammirare la vasta distesa è un'esperienza come nessun'altra. Posso capire perché è una destinazione così popolare per i visitatori. Esattamente. Il Grand Canyon riesce a suscitare nelle persone un senso di meraviglia e apprezzamento per la natura. Scommetto che sarebbe un viaggio incredibile. Mi piacerebbe fare un'escursione lungo il bordo e ammirare tutti i diversi punti di vista. È un'idea fantastica. I sentieri offrono tante opportunità per esplorare e apprezzare lo splendore del canyon. Lo aggiungerò sicuramente alla mia lista dei desideri di viaggio. Sembra il tipo di posto che lascerebbe un'impressione duratura. Lo farà assolutamente. Il Grand Canyon è davvero una meraviglia naturale che tutti dovrebbero provare almeno una volta. Lezione 31. Problemi con la lavanderia. Odio fare il bucato. È un compito che richiede molto tempo. Capisco la tua frustrazione. Lavare il bucato è un lavoro senza fine.
Esattamente. Mi sembra di smistare, lavare e piegare costantemente. Lo so, è implacabile. Ma è un male necessario, sfortunatamente. Concordato. Hai qualche consiglio per rendere il processo più efficiente? Bene, cerca di rimanere aggiornato e di fare piccoli carichi regolarmente. Questa è una buona idea. Lasciare che si accumuli non fa che peggiorare le cose. Assolutamente. E pretratta eventuali macchie prima del lavaggio per risparmiare tempo in seguito. Consiglio eccellente. Dovrò ricordarmi di quello. Inoltre, piega e riponi i vestiti non appena sono asciutti. È un'abitudine che devo sviluppare. Farebbe risparmiare così tanto tempo. Sicuramente. Piccoli passi possono fare una grande differenza con il bucato. Hai ragione e dovrò provare a implementare alcune di queste strategie. Sono sicuro che aiuteranno. Fare il bucato potrebbe non essere mai divertente, ma può essere meno faticoso. Apprezzo il consiglio. Qualsiasi cosa per rendere questo compito più gestibile. Lezione 32. Notti insonni. Hai dormito bene la scorsa notte? Non proprio. Ho avuto problemi ad addormentarmi. Oh, questo è un peccato. Cosa ti ha tenuto sveglio? Non ne sono sicuro. La mia mente non si calmerebbe. Questa è la cosa peggiore. La mancanza di sonno può davvero influire sulla giornata. Assolutamente. Mi sento piuttosto stanco e pigro oggi. Mi dispiace sentirlo. Hai provato qualche tecnica per migliorare il tuo sonno? Ho provato esercizi di rilassamento e ho limitato il tempo davanti allo schermo prima di andare a letto. Queste sono buone strategie. Anche stabilire una routine del sonno coerente è importante. Sì, ho sentito che può fare una grande differenza. Dovrò essere più disciplinato al riguardo. Ne vale la pena. Un sonno di qualità è fondamentale per il nostro benessere. Hai ragione, dovrò dargli più priorità in futuro. Spero che tu riesca a riposare bene la notte presto. Grazie. Apprezzo la preoccupazione. È un lavoro in corso. Beh, sono qui se hai bisogno di altri consigli sul sonno. Lezione 33. Dinamica tra fratelli. Ehi, hai fratelli o sorelle? Sì, ho una sorella. Questo è carino. Sono figlio unico, quindi mi sono sempre chiesto com'è. Ha i suoi alti e bassi, ad essere onesti. Posso immaginarlo. Com'è la dinamica tra te e tua sorella? Beh, siamo molto diversi in molti modi, ma siamo anche molto vicini. Questo è interessante. Vi scontrate spesso a causa delle vostre differenze? Di tanto in tanto, ma abbiamo imparato a rispettare i confini degli altri. È bello sentirlo. Le relazioni tra fratelli possono essere difficili da gestire.
Sicuramente. Ci vuole molta pazienza e compromessi. Posso immaginarlo. Pensi che avere un fratello ti abbia plasmato in qualche modo? Assolutamente. Mia sorella ha sicuramente influenzato la mia personalità e le mie prospettive. È davvero affascinante. Mi chiedo come sarebbe diversa la mia vita se avessi un fratello. È difficile da dire, ma sono sicuro che avrebbe le sue sfide e ricompense uniche. Beh, sono contenta che tu e tua sorella abbiate un buon rapporto nel complesso. Lezione 34. La sicurezza prima di tutto. Ehi, hai con te un piccolo kit medico? Sì, ne porto sempre uno con me. È davvero utile. Questa è un'ottima idea. Che tipo di oggetti ci conservi? Bende, salviette antisettiche, antidolorifici e pochi altri elementi essenziali. È un assortimento intelligente. Non si sa mai quando potresti aver bisogno di qualcosa. Esattamente. È sempre meglio essere preparati, soprattutto quando si è in giro. Sono d'accordo. Trovi che usi spesso il kit? Non troppo spesso, ma è tornato utile alcune volte. Posso immaginarlo. Anche lesioni lievi possono essere un problema senza i rifornimenti adeguati. Assolutamente. È solo una piccola cosa, ma può fare una grande differenza. Dovrò prendere in considerazione l'idea di mettere insieme un kit simile per me. Lo consiglio vivamente. È un modo semplice per garantire la tua sicurezza. Questo è un buon punto. Ti ringrazio per aver condiviso questo utile suggerimento. Certo, la sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità assoluta. Non potrei essere più d'accordo. Cercherò di procurarmi un kit medico. Lezione 35. Suggerimenti utili. Questo è un buon suggerimento. Hai altri consigli per qualcuno che sta iniziando? Mm, fammi pensare. Beh, una cosa che mi è stata utile è creare delle liste di controllo. Liste di controllo, eh? In che modo aiutano nelle attività quotidiane? Mi tengono organizzato e mi assicurano di non dimenticare i passaggi importanti. Questo ha senso. Tendo a fare affidamento sulla mia memoria, ma una lista di controllo potrebbe essere più affidabile. Esattamente. Elimina le congetture e fa risparmiare tempo a lungo termine. Questo è un ottimo punto. Quali altre strategie consiglieresti? Un altro consiglio è quello di impostare promemoria sul telefono o sul calendario. In questo modo, non perderai le scadenze. Ah, sì, è un'idea intelligente. Le notifiche possono essere davvero utili. Sicuramente. E non aver paura di chiedere aiuto quando ne hai bisogno. Bella chiamata. A volte cerchiamo di fare tutto da soli, ma un po' di assistenza può fare molto. Assolutamente. Collaborare con altri può rendere le attività molto più gestibili. Ti ringrazio per aver condiviso questi consigli pratici. Sono davvero utili.
Sono lieto di aver potuto fornire alcuni suggerimenti utili. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli. Lo farà. Queste idee mi torneranno sicuramente utili quando affronterò nuove sfide. Lezione 36. Il vantaggio del sedile in legno. Ciao John, hai sentito parlare del vantaggio del sedile in legno nelle barche a remi? No, questo non mi è familiare. Qual è il vantaggio della seduta in legno? Apparentemente, i rematori che utilizzano sedili in legno tendono a ottenere un vantaggio rispetto ai concorrenti. Interessante. Come funziona? Bene, si dice che i sedili in legno consentano ai rematori di scivolare avanti e indietro più agevolmente, il che migliora la loro efficienza. Capisco. Quindi i sedili in legno danno loro un vantaggio rispetto a quelli che usano altri tipi di sedili? Esattamente. La maggiore scorrevolezza e lo slancio dei sedili in legno possono fare una differenza significativa in gara. È incredibile. Non sapevo che qualcosa di così semplice come il materiale del sedile potesse avere un tale impatto sulle prestazioni. Ciò dimostra che anche i piccoli dettagli possono fare una grande differenza negli sport agonistici. Assolutamente. Il canottaggio consiste nel perfezionare ogni aspetto dell'attrezzatura e della tecnica. Sicuramente. Il vantaggio del sedile in legno è solo un esempio dei modi innovativi in cui gli atleti cercano di ottenere un vantaggio. È affascinante conoscere questi fattori poco noti che possono influenzare l'esito di una gara. Infatti, lo sport è pieno di spunti interessanti come questo che vale la pena esplorare. Sono d'accordo. Questa è stata una conversazione molto illuminante sulle sfumature del canottaggio. Sono lieto di aver potuto condividere con te questo fatto poco noto. Ciò dimostra che c'è sempre altro da scoprire nel mondo dello sport.